Questo video nasce dalla richiesta fattami nei commenti da un distinto gentiluomo che risponde al nome di Petrus. Il nostro amico Petrus ci ha chiesto tempo fa di illustrare una procedura in modo tale da poter spostare tutti quanti i file e le cartelle utente dal disco C al disco D, quindi di cambiare la collocazione in ambito di sistema a tutte quelle cartelle che sono le famose cartelle documenti, immagini, musica, video e così via, in modo da non fargli occupare spazio sul disco C, che notoriamente è il disco di sistema e solitamente è il disco più veloce, ma spesso è anche il disco SSD che è più soggetto ad usura e anche con lo spazio di archiviazione minore. Spostando tutti questi file su un'unità secondaria che solitamente è meccanica, abbiamo, oltre al vantaggio di liberare e allungare la vita del disco C, quello indubbio di velocizzarlo, perché potrà sfruttare meglio lo spazio disponibile soprattutto per file come ad esempio il famosissimo file di paging di cui abbiamo parlato precedentemente. E allora andiamo a vedere come senza utilizzare nessuno strumento esterno possiamo andare a spostare tutte queste cartelle su un disco secondario e soprattutto come fare a spiegare a Windows che vogliamo fare questa operazione. Ti senti pronto? Iniziamo! Un altro caso in cui sicuramente può essere utile questa tecnica di migrazione delle cartelle utente dal disco C al disco D è quella in cui volessimo formattare il nostro disco C, ad esempio per installare una versione aggiornata del sistema operativo. Proprio qualche giorno fa ho presentato Windows X Lite e in molti mi hanno chiesto nei commenti come fare a salvare i propri file di sistema nel momento in cui si volesse effettuare questa migrazione. È naturale che in questi casi il backup è sempre lo strumento principe, perché è sempre consigliabile avere una copia di emergenza dei propri dati più importanti. Ma naturalmente anche questa tecnica di migrazione dei dati, a patto che si abbia un disco secondario all'interno del computer, può essere un vero e proprio salvavita, perché ha i suoi vantaggi, ovvero che innanzitutto non dovremo ripristinare i dati, ma li troveremo direttamente disponibili a patto di fare il reindirizzamento delle cartelle dopo aver installato il nuovo sistema operativo. Un secondo caso in cui consiglio fortissimamente questo tipo di operazione è il caso in cui tu sia un accumulatore seriale, e nella mia carriera ti garantisco che ne ho visti tanti, di quelli che continuano ad aggiungere file nelle cartelle di sistema che magari non gli servono più, ma li tengono lì per pura simpatia. Non è che perché hai un frigo degli anni 60 ci devi tenere dentro la roba degli anni 60. Spero davvero che tu non sia un altro accumulatore seriale. Mi raccomando, i file inutili si possono anche cancellare. Andiamo a vedere come effettuare questa operazione di migrazione nel nostro computer e soprattutto cerchiamo di capire bene che cosa andremo a fare. Per farlo apriamo la cartella che si chiama Esplora File e vediamo che al suo interno ci sono tutte quante le cartelle, o meglio le sottocartelle utente. Non andremo a spostarle tutte quante, ad esempio la cartella desktop la lasceremo prudenzialmente al suo posto, ma quello che sposteremo saranno le cartelle solitamente più voluminose, che sono la cartella download, documenti, musica, video e immagini. Come prima cosa quindi andiamo ad aprire la collocazione esatta sul nostro hard disk di queste cartelle. Per farlo apriamo questo PC, ci porteremo all'interno del nostro disco di sistema, che ribadisco di solito è il disco C, quindi sulla cartella che si chiama utenti, questa qui, e dal suo interno dovremo individuare il nostro nome utente. Nel mio caso è Vito. Se tu non sapessi qual è il tuo nome utente, ti basterà cliccare in basso sulla bandierina di Windows e vedrai che il tuo nome utente sarà indicato qui nell'angolo in basso a sinistra. Torniamo alla nostra cartella, quindi apriamo la cartella Vito, nel mio caso, e vedremo che al suo interno sono allocate fisicamente le cartelle che ci interessano. Ma andiamo a fare una rapida presentazione di queste cartelle e a individuare quelle che ci interesseranno.
Nella fattispecie parliamo della cartella documenti che, come vedi, al suo interno contiene 3 documenti e una sottocartella. Naturalmente i documenti, anche quelli creati nella sottocartella, sono farlocchi e ci servono solo per scopi dimostrativi. All'interno della cartella download abbiamo gli ultimi file che ho scaricato, e cioè un installer di Google Chrome e poi questa cartella Zoomit, che è quella che quando realizzo i video mi consente di fare questa piccola magia. Ancora abbiamo la cartella immagini, dove ho messo alcune immagini carine ma assolutamente inutili, la cartella musica, che contiene un qualcosa che molto probabilmente conosci benissimo. Va bene, non voglio annoiarti con la mia musichetta. Poi c'è la cartella OneDrive, che potrebbe essere il caso di copiare e di includere nel novero solamente se naturalmente utilizzi OneDrive sul tuo dispositivo. Ancora, infine, abbiamo la cartella video e anche al suo interno troviamo una piccola chicca. Sole, whisky, sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi, vai. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Va bene, chiudiamola. Ti sfido ad indovinare da quale film è stata tratta. Domanda facilissima per gli amanti del genere. Bene, ora che abbiamo fatto conoscenza con le nostre amiche cartelle di sistema, andiamo a vedere come fare in pratica questo nostro piccolo gioco di prestigio. Signori, attenzione, la magia, l'illusionismo, la prestidirigirimirizzazione. Bene, la prima cosa che dovremo fare a questo punto sarà andare ad aprire un'altra scheda oppure un'altra finestra se hai Windows 10 con il contenuto dell'unità D. Io lo faccio in un'altra scheda, quindi apro con il pulsante destro una nuova scheda che si andrà ad aggiungere a quella che abbiamo attualmente aperto, e all'interno di questa scheda mi porto sul mio disco secondario, che ti ripeto nel mio caso è il disco E. Quello che faremo all'interno del disco E sarà andare a ricreare le stesse cartelle che vorremmo trasferire già presenti sul disco C. Quindi torniamo sul disco C e vediamo che dovremo copiare le cartelle documenti, download, immagini, musica e video. Andiamo a farlo. Portiamoci sull'unità E e clicchiamo con il pulsante destro per creare una nuova cartella che andremo a chiamare documenti, una nuova cartella nello stesso modo che andremo a chiamare downloads, una nuova cartella che andremo a chiamare musica ed una nuova cartella che andremo a chiamare video. Opla, ecco qua. Ora andiamo a controllare di non aver dimenticato nessuna cartella. Io ho creato documenti, download, musica e video. Cosa ci manca? La cartella immagini. Andiamo di nuovo sul nostro disco E, clicchiamo col destro e creiamo anche la cartella immagini. Ecco fatto. Come molto probabilmente avrai notato, ho chiamato la cartella download downloads, aggiungendoci una S alla fine. Questo semplicemente per dimostrarti che anche nel momento in cui dovessi andare ad attribuire dei nomi differenti a queste cartelle, perché ti sta più comodo chiamarle così, non sarà un problema nell'operazione che andremo a fare. Quello che faremo infatti sarà ora tornare sul nostro disco C e andare una per una a selezionare queste cartelle, cliccarci con il pulsante destro del mouse, scegliere la voce proprietà e nella finestra che si aprirà portarci sulla voce percorso, questa qui. Selezioniamo quindi la scheda percorso e andiamo a scegliere il pulsante sposta. Ci verrà chiesto dove vorremmo spostare la nostra cartella di sistema e quindi ci porteremo sul nostro PC, sceglieremo la nostra unità secondaria e andremo a spostare la cartella documenti all'interno della cartella documenti. Per farlo la selezioniamo facendoci clic una sola volta su e cliccando quindi sul pulsante seleziona cartella. Al termine clicchiamo su applica, confermiamo di voler spostare i nostri file nel nuovo percorso con sì e terminiamo cliccando sul pulsante ok.
Ci accorgiamo immediatamente che la cartella documenti è sparita e potremo continuare a ripetere la stessa operazione per le altre cartelle. Facciamo quindi download, nuovamente clic destro, proprietà, selezioniamo la scheda percorso, scegliamo il pulsante sposta, ci spostiamo nella cartella in cui vorremmo andare a mettere i nostri download e quindi la cartella downloads, quella che ricordi aveva un nome diverso. Anche in questo caso clicchiamo sul pulsante selezione cartella e quindi su applica, confermiamo con sì e confermiamo ancora una volta con ok. Come puoi notare, in questo caso anche su C è rimasta una cartella downloads. E questo perché? Perché al suo interno si trovava quel file che era aperto, che si chiama Zoomit, ti ricordi quello che ti ho fatto vedere, mi serve per ingrandire mentre realizzo i video, e quindi ne viene mantenuta, come vedremo a brevissimo, una doppia copia. Quindi se avrai qualche file in uso su qualcuna delle cartelle che vai a spostare, niente paura. Il peggio che ti possa succedere è che ne troverai due copie che potrai naturalmente successivamente andare a cancellare manualmente. Ripetiamo la stessa operazione per la cartella immagini, quindi clic destro, proprietà, percorso, andiamo a scegliere sposta e quindi ci spostiamo nella destinazione della cartella immagini. Eccola qui, selezioniamo la cartella, clicchiamo applica, confermiamo su sì e infine confermiamo nuovamente con ok. Ripetiamo ancora una volta con musica, quindi clic destro, proprietà, percorso, andiamo su sposta, scegliamo la destinazione all'interno del disco E, che sarà naturalmente anche in questo caso musica, clicchiamo su selezione cartella, applica, sì, ok, ed abbiamo spostato anche musica. Hai un'ulteriore conferma dell'avvenuto spostamento delle cartelle perché queste perdono la loro icona caratteristica e tornano ad avere l'icona generale. Facciamolo ancora un'ultima volta con video a velocità super ed il gioco, come puoi vedere, è fatto. Ma andiamo a controllare il risultato, quindi portiamoci questa volta sul nostro disco secondario e vediamo che qui le icone hanno cambiato faccia e all'interno di documenti troviamo tutti quanti i nostri documenti come promesso, all'interno di download i file che avevamo originariamente messo su C. Lo stesso per quanto riguarda immagini, per quanto riguarda musica mi viene voglia di fare doppio clic ma non lo farò, e anche per quanto riguarda il nostro video. Spero che queste operazioni che ti ho fatto vedere anche più volte siano abbastanza agevoli da seguire, che le istruzioni siano chiare, semplici e comprensibili. Assicurate il percussore. Inserire il gancio della... Agganciare il caccia... Innestare il carico... Agganciare... Fatto. Un'ultimissima ma importantissima raccomandazione: non utilizzare per fare questa operazione dei dischi rimovibili, quindi le varie unità USB, siano esse hard disk oppure pendrive, perché ti ricordo che oltre che essere cartelle utente sono anche cartelle di sistema e a Windows non piace affatto che le sue cose vengano messe su dischi rimovibili. Quindi se hai un disco interno ben venga, se vuoi utilizzare un'unità rimovibile piuttosto fai un backup dei tuoi dati. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Stefano Petrone, Angelo Galasso, Luciano Noè, Giorgio B e Fausto De Santis per i loro generosissimi ed apprezzatissimi super grazie. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti al canale, ringraziamo sicuramente Luca Zanardi, che è entrato a far parte della community dei gentiluomini e quindi gli diamo il benvenuto a bordo, ma anche Davide Pincelli che, guarda qui che cosa ho, ha elevato il suo livello di abbonamento ed è diventato un distinto gentiluomo. Quindi, caro Davide, mi levo il cappello, seppure un pochino scrauso, davanti a te. Ma l'ultimo ringraziamento, come ben sai, è sempre quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e mi hai fatto, anche se non lo sai, anche un pochino sorridere, pensando a te che mi guardi mentre dico le mie baggianate. Basta, mi fermo, ma non prima di averti come sempre salutato e dato appuntamento alla prossima.